Questi tre grandi iniziati si incontrano nel 1760 circa in un sottoscala di Parigi. La loro personalità verrà svelata solo agli inizi della nuova era, cioè da pochissimi decenni. Chi erano realmente questi tre personaggi? Però prima di dirvelo, voglio leggervi, senza entrare troppo nel merito, il documento che sancisce, testimonia e tramanda le decisioni prese in questo incontro. Il manifesto programmatico degli ordini iniziatici nati nel XVIII secolo. Per colui che non si deve nominare, il testo è molto criptico e gnostico, quindi non è di facile comprensione, poi vi dico in sintesi che cosa significa. Pace, pace nel triangolo, nella piramide, nei tre punti che abbiamo conosciuto, riconosciuto, rivelato. La pace delle fiamme dei maestri passati nei tre colori sacri. Ci riconosciamo nel rosso del sacrificio che cementa il matrimonio del bianco e del nero. Infatti nel tempio massonico le mattonelle sono come la tavola della scacchiera, bianche e nere. Che nessuno saprà mai separare fino alla fine dei tempi, nascosti nei templi. Sono aperte le ali del pellicano, squarciato è il petto, dai nostri maestri a noi, i discepoli, a coloro che chiameremo maestri, ai fratelli. Oggi la rosa fiorirà sulla croce. Liberi i fratelli, liberi i maestri nel disegno che continua, liberi nella spada, nella maschera, nella mano. Quando fu chiesto distruggete, venne conservato, ma i figli della discendenza dell'aquila e del serpente, della freccia e del serpente, sapranno riconoscersi fuori dalle celle. Oggi escono e si trovano sulla strada con la carne viva dei maestri passati e uniti sono luce. Il tempio è stato distrutto perché è immortale, non aveva tetto, oggi non ha pareti. È lo stesso della tavola del sole. Ovunque il tempio e i nostri passi saranno sempre più leggeri. Scegliete il tempo e l'uomo. Scegliete l'uomo e imponete per la forza che possedete. Conoscete il gesto e la parola. Siate liberi, come liberi furono i maestri. E solo sul silenzio costruite la parola, cercatela in voi, sia sempre la stessa dell'operazione del sole. Nel grande tempio rinato rinasce il tempio del momento, quando vi incontrerete, e mai spezzate la catena, noi vi siamo testimoni. Spendetevi e vi arricchirete, lasciate profonde orme sul vostro cammino, sempre da sud a nord, come il vento vuole. E non vi volgete, e queste sono le quattro parti del mondo. La prima luce, la catena di luce, la luce nel pugno. La prima luce che donerete, siate liberi nel farlo. Ascoltate la chiamata di chi vuole, siate liberi di scegliere e del giuramento fate fuoco per la libertà di essere. Cercate i sepolcri, non li ebbero i nostri maestri, non li avremo noi, voi non li avrete, essi vivono, cercateli. Per colui che non si deve nominare, firmato Louis-Claude de Saint-Martin, il conte di Saint-Germain e il conte di Cagliostro. La lettera è assolutamente incomprensibile, giusto? Poi più avanti, magari in una prossima lezione, la spiegherò punto punto. Fondamentalmente questo discorso non ha nessuna logica se non si conosce la legge della reincarnazione e dell'immortalità dello spirito. Quindi questi tre grandi iniziati, che adesso vi svelerò chi sono, hanno potere spirituale. Quindi loro stanno facendo un discorso che riguarda il loro futuro quando si reincarneranno, ma riguarda anche il futuro dei loro discepoli ed è il programma con il quale da quel momento in poi si svolgerà l'iniziazione. Con questa lettera questi tre grandi maestri massoni, tutte e tre massoni, chiudono il tempio massonico. Perché quando Cagliostro, che è il capo spirituale degli altri due, si rende conto che la sua rivoluzione teologico-iniziatica scientifica sarebbe finita nel sangue, comprende che il tempio massonico sarebbe stato invaso dal potere negativo e conquistato e diretto da Satana. Quindi chiude il tempio, cioè l'iniziazione al mondo non viene più data nel tempio, ma viene data nelle strade del mondo. I maestri, veri maestri massoni, non si incarneranno più nella massoneria, ma si incarneranno come persone comuni
e saranno le leggi della vita a determinare gli incontri e le iniziazioni, la prima luce. Date la prima luce. Quindi questi tre personaggi sanciscono la chiusura del tempio massonico. Quindi la massoneria rimane ferma e lo è a tutt'oggi all'iniziazione di quel tempo lì. Io conosco amici massoni che portano avanti le loro iniziazioni attraverso degli studi, attraverso i libri, ma non hanno più veri maestri ascesi che si incarnano nella loro confraternita, si incarnano in personaggi comuni. Come possono questi tre determinare cose che hanno effetto reale nella storia dei popoli? Perché così è stato. Quindi, siccome la fonte suprema del potere viene da Dio, infatti Cristo gli dice a Pilato, ma tu hai potere perché qualcuno più in alto di te lo ha dato, se no non avresti potere. Quindi la massima fonte del potere è l'Onnipotente. Quindi chi sono questi tre per avere questo potere di determinare effetti reali nella incarnazione non solo loro, ma anche dei discepoli che con loro svolgono una certa missione? Perché questi tre erano le reincarnazioni di personaggi molto noti. Ora, ribadisco, io vi dico quello che so, e se ve lo dico è perché ne sono testimone, però non voglio imporvi niente, quindi se vi sembreranno assurde le cose che dirò è perché venite da un'altra scuola, da un altro insegnamento dove tutto questo non esiste, o peggio ancora è considerato satanico. Ma siccome facciamo il corso per spiegare, abbiate pazienza e spiegherò tutto. Allora, questi tre erano questi qua, l'Evangelista Pietro e Giovanni Battista. Ecco perché avevano potere. Il maestro iniziato più elevato è l'Evangelista, perché riceve l'Evangelista il potere della scienza dello Spirito da Cristo sotto la croce. Figlio, parlando a Giovanni, ecco tua madre. E poi si gira dalla Madonna e dice, donna, ecco tuo figlio. Quindi Gesù affida sua madre a Giovanni, uomo, che Giovanni ne doveva tutelare la vita fisica, ma siccome Gesù è anche Cristo, il Logos solare, sta determinando in quel momento che il maestro, l'iniziato che doveva guidare il percorso reincarnativo fino alla venuta di Cristo, era Giovanni. Infatti nel Vangelo leggiamo una frase misteriosissima nel Vangelo di Giovanni. A un certo punto gli si avvicina Pietro e gli chiede, Maestro, ma di lui che ne sarà? Indicando Giovanni. E Gesù gli dà una risposta misteriosa. Se lui deve rimanere fino a che io ritorni, a te che importa? E dice Giovanni, a quel punto i fratelli, cioè gli altri apostoli e discepoli, pensavano che Giovanni non sarebbe mai morto fino al ritorno di Gesù. Ma Giovanni nel suo Vangelo dice, ma Gesù non disse che il discepolo non sarebbe mai morto, disse solo se io voglio che lui rimanga. Quindi Cristo lì sta designando che il capo, l'iniziato che avrebbe trascinato con sé gli altri apostoli e discepoli sino al suo ritorno era Giovanni, l'Evangelista.